when we know something about your future. Sì, ho intervistato Luca Marini, ma perché io ero lì con lui e perché ho avuto la possibilità di fargli qualche domanda? Calma, ora vi racconto tutto. Prima iscrivetevi al canale e attivate le notifiche perché sta per arrivare un video clamoroso, il vlog dei 3 giorni al Mugello, dove sono uscite cose pazze fuori dal normale, l'esperienza più bella della mia vita finora. E appunto tra queste cose pazze che sono successe c'è dentro questa mia breve chiacchierata con Luca Marini, e dato che è una specie di intervista la mettiamo dentro questo pre-gara del GP dell'Ungheria. Luca è venuto per un meet and greet nella sala hospitality del MotoGP VIP Village, dove io ero presente come in tutte le altre cose grazie a Tissot, che non smetterò mai di ringraziare per questa esperienza che presto vi racconterò. Tra poco vi faccio vedere tutta la chiacchierata e la consideriamo come attualità, appunto perché ci sono anche molte altre notizie che sono circolate dal Mugello. Una di queste, di cui abbiamo già parlato in un altro video in collaborazione io e lo zio Fabio Fagnani, che se non avete visto recuperatelo, riguarda Francesco Guidotti che potrebbe tornare nel paddock della MotoGP sempre in veste di team manager. Nel team Trackhouse al posto di Davide Brivio, prossimo a vestire i colori Honda. Ancora non si sa che ruolo svolgerà con i giapponesi e quando ci sarà l'annuncio ne sapremo certamente di più, ma Guidotti è il candidato numero 1 per sostituire Davide Brivio in Trackhouse e la cosa è abbastanza delineata, siamo molto vicini a una cosa fatta, poi tutto può cambiare da un momento all'altro, però gli incastri ci sono. Arriviamo in Ungheria dunque, un circuito che fa sempre molto discutere per la sua conformazione e l'anno scorso ha portato non ben poche polemiche, a partire dal fatto che era un circuito che molto probabilmente non doveva essere omologato per correre. L'anno scorso, per fare mente locale, ci fu l'ennesimo dominio della stagione di Marc Marquez nella sua bolla, con la tripletta pole, sprint e gara. La Aprilia non era andata male un anno fa, Bezzecchi aveva fatto terzo e Martin, ancora in recupero dall'infortunio, aveva fatto quarto. Molto bene considerando il fatto che non aveva mai guidato l'Aprilia fino a quel momento. Quindi io mi aspetto un'Aprilia bella competitiva quest'anno e magari potrebbe esserci un'altra tripletta per Noale, perché la pista si adatta bene e con una moto più competitiva rispetto all'anno scorso si può fare un altro salto di qualità. Però potrebbe non andare esattamente così, perché potremmo vedere un weekend con varie case costruttrici insieme, racchiuse nelle prime posizioni. La Honda l'anno scorso era andata veloce e la KTM uguale con Acosta che aveva fatto secondo in gara, oltre a quella caduta dove la moto per poco non c'entra il cameraman. Anche Bastianini era andato molto veloce, partito quarto in qualifica ma poi purtroppo nella sprint venne centrato da Quartararo in cui fu coinvolto anche Zarco. E facendo una breve parentesi sul francese, ritornando ad oggi, sta migliorando in fretta ma deve aspettare per intervenire chirurgicamente, come abbiamo già detto, perché ha una bruciatura molto profonda sotto il ginocchio e chiaramente non può correre il rischio di infezione durante l'intervento. Questa è l'ultima dichiarazione che arriva proprio dal pilota Honda LCR. Poi la gara di Enea finì subito anche la domenica l'anno scorso all'inizio, dopo quella chiusura da anteriore in cui scivolò in mezzo alla pista, ricordandoci la troppa pericolosità di questo circuito. Quindi in generale io vedo molto favorita l'Aprilia questo weekend, con un'altra possibile doppietta, ma attenzione anche ad una tripletta. Però non escludo certamente gli altri. La Ducati ha fatto vedere di andare forte, però questa volta, a differenza dell'anno scorso, non ha Marquez al top della forma che gli può fare l'unplanned della passata stagione, però ha Di Giannantonio che è il più costante e sicuramente sarà della partita per il podio, sperando che questa volta possa fare meglio le partenze, mentre Bagnaia sarà più un'incognita, perché l'anno scorso proprio da qui iniziò il calvario con i risultati che quando li guardavamo dicevamo ma che cazzo sta succedendo. Sicuramente non è una sua pista e non gli va molto a genio, però a differenza dell'anno scorso può migliorare, perché peggio non può fare secondo me. Vediamo se riuscirà a entrare subito nei 10 o se faticherà di più, perché quest'anno il livello rispetto all'anno scorso con la sua Ducati è appena più alto e deve cercare di trovare più costanza in tutte le piste. Quartararo aveva tirato fuori il massimo l'anno scorso, dunque la Yamaha, che ha un livello bassissimo, deve assolutamente provare a rifarsi dopo un Mugello disastroso, e l'ha detto anche Paolo Pavesio facendo mea culpa, perché ha dichiarato che non hanno potuto dare ai loro piloti le giuste sensazioni all'anteriore e la moto era difficile da guidare. Il Balaton Park è una pista che per la Yamaha di oggi si può adattare meglio alle sue caratteristiche. Pensate come sono cambiate le cose in questi anni, perché il Mugello è sempre stata una pista storicamente buona per la Yamaha, adesso è la peggiore probabilmente con tutti i problemi di motore e aerodinamica.
Rimanendo in tema Race Week, ci sarà di nuovo Cal Crutchlow a sostituire Zarco nel team LCR e vediamo come saranno le sue condizioni fisiche, dato che nel warm-up al Mugello è caduto e si è fatto male alla spalla. Infatti ha corso solo metà gara, 10 giri svolti, perché il dolore, nonostante una soglia molto alta, diventava sempre più forte. Troveremo invece Iker Lecuona questa volta a sostituire l'infortunato Alex Marquez. C'è l'annuncio ufficiale da parte del team Gresini. Michele Piro non ci sarà perché è impegnato nel CIV ad Imola e io lo scorso pre-gara del Mugello avevo ipotizzato che ci potesse essere Bullega come sostituto di Alex Marquez, invece no, probabilmente il suo lavoro, a meno di altre cose che possono succedere nel corso dell'anno, è quello di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della Ducati 850 per la MotoGP l'anno prossimo. E proprio da qui manteniamo il filo iniziando a parlare di mercato, perché dal Mugello Sky Sport MotoGP con Rosario Triolo ha riportato che Nicolo Bullega è a un passo dal team VR46 ed è il prescelto a prendere la seconda sella al fianco di Fermin Aldeguer. Dopo l'ennesimo clamoroso weekend in Superbike dove è arrivato a 22 vittorie consecutive, VR46 e Ducati si sono convinte ed è la prima scelta su cui puntare, quindi la soluzione Vietti viene accantonata, così come quell'idea di Luca Marini, mentre Morbidelli era messo nei nomi solo perché è un pilota che è sotto contratto con loro, perché lo sappiamo tutti che non verrà confermato e sarà difficile vederli in MotoGP l'anno prossimo. Però non è una cosa fatta questa di Bullega in VR46, la situazione dopo il Mugello è che lui è il candidato numero 1 e adesso inizierà la trattativa per portarli in MotoGP. Ci saranno molte parti coinvolte, forse la più facile da fare sarà quella di chiudere il contratto con Bullega, perché non penso che abbia molte condizioni particolari da scrivere su cui c'è da stare lì tanto per trovare un accordo. Credo che farebbe carte false pur di entrare in MotoGP, l'ha sempre detto, quindi discorso soldi e condizioni, penso, ipotizzo io, non dovrebbe essere un problema. Ci sarà da trovare il sostituto per Ducati Aruba in Superbike e a sto punto immagino che a Franco Morbidelli verrà offerta quella sella per diventare pilota di un team ufficiale in Superbike. Secondo me i tasselli sono già abbastanza completati e a meno di colpi di scena vedremo Nicolo Bullega in MotoGP l'anno prossimo, anche perché almeno un pilota italiano in Ducati penso che ci voglia. Nascono nuove suggestioni all'interno del mercato piloti, una di queste riguarda chi correrà in Honda nel 2027. Fabio Quartararo sarà il primo pilota del team ufficiale, aspettiamo l'annuncio, Zarco quello del team LCR perché ha rinnovato e mancano 2 selle da assegnare come sappiamo perché Luca Marini e Joan Mir andranno da un'altra parte. Diogo Moreira ha un contratto pluriennale con l'HRC, con la casa madre, non con il team Pro Honda nato quest'anno. David Alonso si dice che abbia firmato con HRC per l'anno prossimo, anche qui non con un team ma con la casa madre che deciderà dove piazzarlo. Ed è proprio questo il tassello da completare, perché all'inizio si parlava di Alonso nel team ufficiale dell'HRC al fianco di Quartararo. Adesso invece sembra che la situazione stia un po' cambiando perché ci sono dei rumors, delle voci e quindi prendiamo tutto con le pinze. Come riporta il sito spagnolo Motor Passion Moto, Honda starebbe rivalutando il presunto piano iniziale, da quello che si dice, di portare David Alonso nel team ufficiale, data la stagione poco concreta e i risultati un po' deludenti che ad inizio anno non ci aspettavano, come vi ho detto anche io in vari video. E quindi, dato il possibile contratto firmato con HRC, la soluzione sarebbe quella di piazzare inizialmente Alonso nel secondo team satellite di Cecchinello e di promuovere Moreira in ufficiale. Anche perché se Alonso dovesse arrivare e andare subito in ufficiale sarebbe un bello smacco per Moreira, che è in MotoGP da un anno in più e si vede arrivare uno che gli soffia al posto, oltretutto con dei risultati non all'altezza con il senno di poi, perché a inizio anno uno poteva anche dire che ci poteva stare di far firmare Alonso con l'HRC nelle prime 2 gare della stagione, però vedendo come sta andando l'annata non sarebbe giusto. Poi chiaramente il 2027 per i piloti che verranno su dalla Moto2 sarà un buon momento perché ci saranno le moto nuove e le gomme Pirelli su cui loro hanno più esperienza rispetto agli altri attuali che dovranno conoscerle meglio. Quindi il rischio è che Moreira possa venire bruciato in caso di un arrivo di Alonso in ufficiale. Motor Passion Moto aggiunge anche un dettaglio interessante e sempre una voce, quindi calma. Honda avrebbe una clausola contrattuale che consentirebbe di interrompere l'accordo con Alonso, che però al momento non starebbe valutando di esercitarla. Riassumendo, il problema adesso per Honda è dove collocare Alonso, se nel team ufficiale HRC oppure nel team satellite di Lucio Cecchinello.
Parere personale, aspettiamo le ufficialità ovviamente per darne uno completo, ma come ho già detto, vedendo i risultati attuali di Alonso ad oggi che deludono me e anche chi è del settore, a meno che non inverta la rotta nel corso dell'anno, per me non merita la MotoGP, pur essendo un talento clamoroso. E ad oggi secondo me si sta rischiando di bruciare le tappe con Alonso, che arrivi troppo presto in MotoGP nonostante un grandissimo talento da fenomeno, ma forse si sta rischiando di fare il passo più lungo della gamba. Perché tra tutti quelli che saliranno dalla Moto2 alla MotoGP, l'ho già detto varie volte, non c'è nessuno di pronto tranne uno. Sia Holgado che Guevara per me non sono da MotoGP, così come Senna, Egius, e tra poco ne parliamo, e Vietti, ma probabilmente lui rimane dov'è. L'unico che si merita una sella è il mio pupillo Manu Gonzalez. E forse qualcosa sta iniziando a nascere, perché dalle ultime voci che circolano, riportate da motorsport.com, c'è una trattativa con Aprilia Trackhouse che il suo manager Edoardo Rovelli sta portando avanti. Al Mugello a Manu Gas è stato chiesto del suo futuro, non ha confermato nulla, ma ha detto che ci sono diverse cose positive che sono in corso e che presto si saprà qualcosa, perché seguendo i tasselli del mercato anche Tech 3 può essere un'opzione, ma le percentuali sono in aumento con Trackhouse. Questo conferma le ultime voci di cui abbiamo parlato nel video precedente. Raúl Fernández rischia non solo di non essere confermato da Aprilia Trackhouse, ma di non essere in MotoGP l'anno prossimo e quindi di essere a piedi. Perché la situazione è questa: se Raúl Fernández esce da Aprilia, l'ultima spiaggia rimane solo una, non solo per lui, quella del team Tech 3 KTM con Günther Steiner. Il giornalista spagnolo Ricard Jové ha riportato che Steiner è in contatto con Fernández per trovare un accordo, ma a sua volta KTM non è d'accordo nel volerlo in squadra perché vorrebbe tenere Maverick Viñales, anche perché lui è diventato a tutti gli effetti un investitore della KTM comprando delle azioni. Guardiamo i possibili scenari del team Tech 3 del prossimo anno. Ci potranno essere un pilota attuale della MotoGP con un rookie o due piloti attuali della MotoGP. Sembra che le quotazioni vadano di più sulla prima, con un pilota attuale e un rookie. KTM vorrebbe Viñales mentre Steiner vorrebbe Raúl Fernández. Gli austriaci non sono convinti dello spagnolo dopo questi 4 anni in MotoGP contraddistinti da pochi alti e tanti bassi, ma anche per cose pregresse che sono successe tra Fernández e la KTM a livello personale. Per lui sarebbe un ritorno in KTM Tech 3 perché il primo anno da rookie l'ha fatto proprio in quel team, ma non è stata un'annata facile, anzi un disastro per come l'ha definita l'ex capo della KTM Stefan Peirer. E infatti non si sono lasciati molto bene Fernández e la KTM. Lui è cresciuto con gli austriaci sin dai tempi della Rookies Cup, ma quando doveva fare il salto in MotoGP lui voleva farlo con Yamaha e KTM l'ha impedito, quindi sono sorte una serie di complicazioni e un inizio di una relazione un po' tossica sin da quando Fernández è arrivato in MotoGP, quindi in poche parole non si sono lasciati bene Fernández e la KTM. E chi potrebbero essere i rookie della KTM Tech 3 l'anno prossimo? Si vocifera di un possibile inserimento, come stavo dicendo prima, di Senna Egius, pilota con passaporto australiano che per me andrebbe a fare la fine di Chantra, fra virgolette, perché secondo me Senna Egius andrebbe più forte di Chantra in MotoGP, ma sarebbe messo solo lì per il suo passaporto australiano, per promuovere il fatto che l'anno prossimo si va nel nuovo circuito australiano di Adelaide, dato anche il fatto che Miller l'anno prossimo molto probabilmente un altro di quei piloti che non sarà in MotoGP. Quindi Egius è una possibile soluzione come rookie in MotoGP l'anno prossimo. C'è anche la soluzione Colin Veyer che farebbe il salto di qualità con la KTM, ma anche lui io non lo vedo pronto sinceramente per la MotoGP, e quindi vediamo come andrà a finire, perché tra tutti questi che abbiamo detto non solo Raúl Fernández rischia di rimanere a piedi, ma anche Brad Binder. Anzi, qui non dico rischia, è praticamente fuori e secondo me a sto punto potrebbe nascere l'idea Superbike per lui, perché già dall'ultima intervista fatta al Mugello con GP1 ha detto che è stata una dannata avventura in KTM, durata appunto 12 anni, in cui ha vissuto momenti bellissimi e terribili, ma alla fine hanno sempre trovato una quadra. Dichiarazioni che non dicono altro, che non è stato confermato da KTM e neanche preso in considerazione dal team Tech 3, e secondo me ci sta. Forse se la poteva giocare con Viñales, ma ormai Binder quello che ha dato e ha fatto vedere delle cose solo un annetto in MotoGP, poi per tutto il resto a risultati niente in tutto. Infine arriviamo a dove è iniziato il video, perché oltre ad aver parlato con Luca Marini dobbiamo parlare del fatto che anche lui è uno di quelli che rischia di rimanere a piedi.
Se invece Manu Gonzalez dovesse andare in Tech 3 come rookie al fianco di un pilota esperto, perché fra tutti i rookie che possono salire anche Manu Gonzalez a mio avviso potrebbe essere una soluzione, per Marini si aprirebbero le porte in Aprilia Trackhouse al fianco di Bastianini e Noale l'anno prossimo avrebbe ben 4 piloti italiani così facendo. Altrimenti, se dovesse rimanere a piedi, potrebbe prendere piede l'ipotesi collaudatore per qualche casa. E ora possiamo andare con la nostra breve chiacchierata dove gli ho fatto 3 domande. Vi anticipo che parlavamo in inglese perché c'erano degli altri stranieri in sala, anche se mi hanno detto che si poteva parlare italiano, ma ho preferito in inglese per tutti. And when we know something about your future? Not soon. Not soon. And so you were fast. And another question is... Immaginatevi la scena. Prima di me alcuni avevano fatto domande un po' più generali, no? Poi arriva un ragazzo di provincia a chiedere: l'anno prossimo cosa fai? Dove corri? Già che si deve assorbire i giornalisti in sala stampa che gli chiedono e tutto il resto, arriva un altro che ti chiede così, quindi va bene. Infatti la detta stampa della Honda secondo me non sapeva cosa dire, o voleva tirarmi addosso qualcosa o boh, non lo so. Tra l'altro è la seconda volta che parlo con Luca quest'anno. La prima è stata ai Caschi d'Oro e anche lì gli avevo chiesto del mercato, quindi se non avete visto quel video recuperatelo. Ma comunque, andiamo avanti con la chiacchierata. What's the most difficult part with your Honda right now in this circuit in Mugello? Straight braking, we are strong. Then when we start to release the brakes and lean the bike doesn't turn enough. So every time when we touch the gas, the bike is still facing on the outside, not turned enough. And for this, we are always fighting a little bit with the rear tire to try to turn. And when we make the first pickup, that from 60 degrees you go to 50, the bike doesn't start to accelerate. We're still there breaking the grip of the rear tire. And then when we put full pickup, we are okay, competitive, but not fast enough. So we say that the turning phase is the most critical part at the moment that is missing. And then the first edge traction is what is missing. But if we can gain turning, then maybe we can pick up more the bike and we'll be okay. Okay. Can I ask? Sì, sì. Were there many riders this weekend to the safety commission than last weekend? There were more riders or not? Much more. Much more? Yeah. But when something happens, many riders come. Vero. Grazie. Thank you. Any more from... Almeno sulla Safety Commission, sull'attualità abbiamo avuto una risposta importante e positiva. Ragazzi, il mercato impazzisce sempre, abbiamo parlato di molte cose. Fatemi sapere la vostra nei commenti con le sensazioni per questo weekend ungherese. Iscrivetevi, attivate le notifiche così ci vediamo presto per i nuovi video che usciranno, soprattutto quello del vlog dei 3 giorni a Mugello. Ciao!